Voglio condividere una prospettiva diversa. Visivamente dico che lei è un 10, però non so nulla di lei. Quindi facciamola partire da 5. Se stai dicendo oddio è un 10, l'hai messa lassù e hai sminuito te stesso. Bene ragazzi, facciamo un lavoro spettacolare. Quando lavori con me avrai successo al 100%. Scusami, volevo solo venire a dirti che ti ho vista dall'altra parte della strada e ti ho trovata davvero carina. Ok. Ben fatto. Grazie. Continuiamo. Quanto può costare per uno studente il tuo corso 7 Days, 7 Night? 12.000. Si parte da 12.000 euro. Quindi quello che dobbiamo fare Sì. quando attacchiamo bottone e loro non si fermano, non dobbiamo continuare a seguirle. Ok. Ho avuto un paio di appuntamenti. Non sono andati bene perché la maggior parte delle volte la ragazza se ne andava. Non sono ancora andato a letto con una donna. Fa un po' schifo, non ti mentirò. Siete su Insta? Sì. Ho rimorchiato questa, guarda. Che ne pensi? Ah, è molto carina. È il tuo tipo di donna? È un 5, giusto? Non sappiamo ancora niente di lei. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione. Esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte. Che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Darcy e Lucy. Siete su Insta? Sì. Oh, cavolo, in realtà è davvero carina. Lo vedete quel ragazzo? Beh, è il mago della seduzione mondiale. Molta gente pensa che la scienza sia un mistero, ma non lo è. È scienza. E guarda caso io l'ho padroneggiata. Abbiamo trasformato l'amore in un gioco. Scorri a destra, scorri a sinistra, aspetti una notifica ed è match. Un piccolo premio, un colpo di dopamina. E poi ricominci. Ancora, ancora e ancora. È diventato una specie di slot machine degli incontri. Un videogioco dove le persone sono profili e le emozioni livelli da superare. Il problema è che più giochiamo e più dimentichiamo come si fa nella vita reale. Anzi, pensate che le nuove generazioni hanno così paura del confronto che la percentuale di uomini sopra i 30 anni che non hanno mai avuto un rapporto intimo è cresciuta in modo vertiginoso. Ed è proprio qui che nasce qualcosa di nuovo. La paura di rimanere soli diventa un business gigantesco. Accademie dell'amore, scuole di seduzione e corsi per diventare un uomo attraente. Uomini che insegnano ad altri uomini come parlare, come muoversi e come piacere. Ma tra tutti questi ce n'è uno che viene considerato una vera e propria leggenda. Da oltre 20 anni aiuta uomini di tutto il mondo, dirigenti, celebrità, ragazzi comuni e promette una cosa molto semplice: il 100% di successo. Il suo nome è Johnny Cassell e noi siamo volati fino a Londra per entrare nel suo mondo, per capire cosa succede davvero dietro queste promesse, ma soprattutto se imparare a sedurre può davvero insegnarti qualcosa di più grande: essere felice. Conosco solo 2 linguaggi: l'inglese e il linguaggio del corpo. Il linguaggio del corpo. Sì. Per esempio, una cosa piuttosto interessante quando sei in un'interazione: se osservi in quale direzione puntano i piedi di qualcuno, di solito capisci a cosa sta pensando. Ah, ok. Quindi se sei in una conversazione un po' noiosa e i suoi piedi puntano verso l'uscita, sai che sta pensando me ne voglio andare. Sì. Quindi è una cosa importante da notare. Già, perché pensi che gli uomini abbiano bisogno di te oggi? Credo che oggi più che mai una persona che lavora in questo campo da professionista sia davvero necessaria. Tutti lavorano da casa, le persone finiscono
per farsi lasciare assorbire dall'IA. Le donne che sono aperte a una possibilità romantica non vedono l'ora di essere approcciate nel modo giusto e sono frustrate. Quindi più persone come me possono aiutare gli uomini, dando loro guida e fiducia, più donne vedremo felici. Già. Sai? Ho letteralmente attraversato il continente per incontrarti perché sei considerato uno dei più importanti, uno dei migliori esperti di seduzione al mondo. Grazie. Cos'è che ti rende il migliore? Quando lavori con me avrai successo al 100%. E ti dirò perché. Perché sai cosa facevi ieri e non è quello che faremo insieme domani. Ti spingeremo sempre oltre. Il successo non è quante donne riesco a portarmi a letto. Se in questo momento fai fatica a mantenere il controllo e ad avere una conversazione solida, una conversazione che lei voglia riprendere, ora puoi riuscirci. Questo è un successo. Se riesci a combattere i demoni nella tua testa quando vedi una persona attraente, vai lì, inizi la conversazione e prima non lo facevi. Questo è un successo. E ovviamente anche i matrimoni, la famiglia e tutto quel genere di cose sono successi, ma devi essere realistico sul punto da cui parti. Fallirai se non fai niente. E nessuno dei miei sceglie di non fare niente. Beh, devo ammetterlo, sono arrivato qui pensando di sapere già cosa avrei trovato. E invece le prime parole di Johnny mi fanno pensare che forse questa storia potrebbe sorprendermi. O forse sta semplicemente usando le sue tecniche anche con me. Ma per capirlo davvero parteciperemo a una lezione teorica su come approcciare una donna, con 2 clienti di origine indiana che da anni vivono e lavorano a Londra. Sono un ingegnere. Per tutta la vita, da quando sono nato in India, è sempre stato studio, istruzione, carriera, studio, istruzione, carriera. Non ho mai avuto la possibilità di esplorare l'altro lato di me, e cioè essere un uomo, approcciare le persone, approcciare le donne, per così dire. A dire il vero, sono sempre stato timido e con poca sicurezza in me stesso. Ora ottengo molti match sulle app di incontri, conosco molte donne dal vivo, riesco a parlarci, ho fiducia in me stesso, quindi per me ha davvero molto valore perché mi aiuta a gestire la mia situazione e ad aumentare la mia sicurezza. Va bene ragazzi, quindi prima di tutto inizieremo da quella che per me è la cosa più importante, cioè la mentalità. Perché possiamo uscire, possiamo fare tutte le interazioni che vogliamo, ma se lei non percepisce che il tuo stato mentale è solido, allora crolla tutto. Le donne sono molto brave a notare queste cose e giustamente per loro si tratta di scegliere un partner. Ora, dobbiamo parlare rapidamente del rifiuto perché oggettivamente è comunemente la più grande paura dell'uomo quando si tratta di Sì, fare la prima mossa, giusto? Voglio condividere una prospettiva diversa. Il rifiuto non può esistere se sai cosa vuoi. Perché se sai cosa vuoi, vai da loro per capire se hanno quelle qualità. Quindi visivamente dico che è un 10, però non so nulla di lei. Quindi facciamola partire da 5. sì. Se sei colpito sul piano visivo, devi calmare quel rumore di fondo nella tua testa. Così puoi agire e andare avanti. Se stai dicendo, oddio è un 10, l'hai messa lassù e hai sminuito te stesso. E lei non vuole quella versione di te. Potresti essere il candidato migliore per lei. Ma in quel momento lei non avrà davanti la versione migliore di te per valutarti davvero. Ha senso? Quante volte siete stati al bar e avete pensato, Dio, guardala, mamma mia, guardala. E poi dici, oh, devo approcciarla, fallo, ma rimandi e rimandi. Lo farò quando vado in bagno, lo farò dopo questo drink. E poi fai 2 passi avanti e vedi questo italiano disinvolto che va lì e l'approccia. Sono sempre gli italiani, eh? Sempre. Sempre l'italiano. È solo un esempio, ragazzi, è solo un esempio. Per riassumere tutto questo, voglio darvi questa formula. Attraversa la vita e ottieni ciò che vuoi. Sarete messi alla prova su così tanti livelli diversi nel corso della vostra vita, incontrerete questa resistenza, questo oggetto, questo compito, questa cosa, questa persona, questa relazione apparirà e sarete voi a scegliere se restare a guardare mentre qualcun altro ottiene ciò che volete oppure farvi avanti e capire che l'universo vi sta mandando un segnale e che sta semplicemente a voi prenderlo. Quante ne approccerai oggi? Vai. 10? Facciamolo. Fantastico. 10, va bene. Dai, sì, facciamolo. Funziona, sì, bene. Bene, ragazzi, facciamo un lavoro spettacolare. Finita la teoria, resta solo una cosa: uscire in strada
e provarci davvero. Fanne un paio facili per scaldarti prima, sì? Tipo chiedere una piccola indicazione. Il modo in cui fermi qualcuna, in cui la fai rallentare e dire scusa, poi fai una pausa, giusto? Loro aspettano tipo che cosa vuole? Toglie pressione alla situazione. Mi sa dire dov'è Covent Garden? Mi sai dire dov'è Covent Garden? Covent Garden? Sì. È praticamente da questa parte e poi di là. Tutto dritto? Quindi vai dritto fino a Piccadilly e poi a destra, in quella direzione. Perfetto, grazie. Rallenta. Sì. Se parli molto velocemente, come cosa capisci? Ok. Ma se parlo lentamente e parlo così, scusa. Sì. È un po' più rilassato, capisci? Tipo, oh, che succede? Sembra tranquillo. Ricordi che abbiamo detto che la donna vuole sicurezza, vuole sentirsi al sicuro. Sì. I legionari sono i soldati più forti al mondo e noi siamo qui per scoprire il perché. Se non volete perdervi questo episodio, iscrivetevi al canale. Stiamo assistendo a una vera e propria lezione di Johnny dal vivo. Sta spiegando un po' a Sid come approcciare alle ragazze che incontra per strada. Vediamo cosa succede. Hai la ragazza con gli occhiali, dall'altra parte della strada. Sì. Potrei iniziare con una battuta. Tipo, non è un po' tardi per portare gli occhiali da sole? Perché ormai il sole non c'è più. No, non dirlo. Non dirlo, quello evitiamolo. Vai e dici, ti ho visto laggiù, dovevo venire a salutarti. Lei è già A passata. proposito, mi chiamo Sid. Non ha senso correre dietro a qualcuno e poi chiedergli indicazioni, quindi devi andare diretto. Cogli il momento! Scusa, ciao, ti ho vista laggiù e volevo venire a salutarti. Ok. Sei nuova a Londra o... No, non vivo qui, vivo a Los Angeles. Oh, davvero? Vuoi che ti faccia un video? Ti ho vista fare un video laggiù. No. Sicura? Ok, senti, va bene, bravo per averlo fatto. Quello che voglio dire è questo, il motivo per cui ho detto cogli il momento è perché più aspetti e più quella conversazione, quel chiacchiericcio interiore inizia a farsi sentire. Dobbiamo ridurre il tempo che passa dal vedere al fare, all'approccio, Ah, ok. Ora un altro feedback che posso darti. Da che lato l'hai approcciata? Da sinistra. Alla sua sinistra. Da che lato aveva la borsa? Alla sua destra, credo, sì. No, ce l'aveva a sinistra. Sì, quindi io ero sul lato destro. Parliamo del sistema nervoso che si attiva. Quel pensiero verrà in mente anche a lei se l'approcci dal lato della borsa, ok? E sì, penso solo che la prossima volta tu debba farlo un po' più velocemente. Più veloce, sì. Ben fatto. Grazie. Continuiamo. Quando passiamo davanti a un negozio, prendiamoci un caffè o qualcosa da tenere in mano. Sì. Questo renderà la tua immagine un po' più rassicurante quando approcci. Ok. Capisci? Nella mente di una donna succedono molte cose, sta cercando di capire quello che sta succedendo. Sì. Quindi se ti vede con qualcosa in mano penserà, ah no, è solo uscito a prendere un caffè, oppure oggi era solo fuori a fare un po' di shopping. Sì. Ma se non hai niente con te, è tipo... Ha senso, sì. Che sta combinando, capisci? Sì, certo. Vuole prendermi la borsa o che cosa vuole fare? Sì. Per strada succedono tante cose. Sì, è vero. E di nuovo, dobbiamo sempre farle sentire al sicuro, chiaro? Va bene, andiamo. Sembrerebbe una camminata casuale nel centro di Londra per cercare le ragazze migliori da approcciare, ma in realtà Johnny ha ben presente dove stiamo andando. Mi ha spiegato che ogni zona di Londra per lui equivale a un certo tipo di ragazza. Sta cercando di portare Sid nei luoghi, nelle aree in cui potrebbe trovare la ragazza giusta per lui. Questo è molto interessante perché nulla è lasciato al caso. E in questa fase di apprendimento vogliamo quantità. Sceglierei zone dove passa tanta gente, che in genere sono quelle turistiche. Covent Garden, Piccadilly, Leicester Square, questi posti, Oxford Street. Sono posti molto comuni, sono pieni di gente. E quello è un buon terreno di allenamento per costruire il tuo livello di abilità e abituarti a tutto questo, giusto? E poi puoi essere un po' più raffinato nello scegliere i luoghi in modo più mirato, in base al tipo di ragazze che ti piacciono. Adesso dobbiamo iniziare a pensare bene in quali posti si troveranno quelle persone. Sì. Dove lavorerebbero, dove andrebbero a prendere il caffè, come andrebbero al lavoro, in quali negozi farebbero acquisti. Ciao ragazze, scusate, potete indicarmi la strada per Covent Garden? Covent Garden, sì, è da quella parte. Oh. Sì, se continui a camminare in quella direzione trovi Covent Garden. Ok, perfetto, grazie. Quindi il primo approccio è andato bene. Ora ci serve una transizione. Ok. Quindi qual è il programma di oggi? Migliori amiche o sorelle? Che fate? C'è da dire però che è ammirevole lo sforzo che sta facendo Sid, perché non solo c'è la pressione delle aspettative del suo maestro, ma ci sono anche le nostre telecamere che possono anche rendere tutto questo più complesso. È affascinante però vedere che non sta mollando, ci sta vedendo
perché c'è Johnny che lo sta guardando, quindi vuole fare bella figura. Come sta andando, Sid? Senti, bisogna guardare la cosa in prospettiva. È la prima volta che lo fa, ok? Quindi stiamo solo facendo quelle 3 interazioni per scaldarci, per abituarlo. Adesso deve concentrarsi sulla transizione. Ed è lì che molte persone si bloccano sull'approccio iniziale. È vero. L'apertura riesce e loro pensano, e adesso che faccio? E poi cercano negli altri le risposte. Beh, loro non sanno perché sei lì. Per questo devi avere una direzione e guidare l'interazione dove deve andare. 1, 2, 3, andiamo. Ciao, scusa, posso fermarti un secondo? Immagino non fosse Ok. interessata. Quindi quello che vogliamo fare, Sì. quando attacchiamo bottone e loro non si fermano, non dobbiamo continuare a seguirli, ok? Ok. In realtà facciamo il contrario. Quindi potrebbe essere tipo, ehi, stavo proprio andando da quella parte. E siccome continuo a parlare, loro in realtà si fermano e pensano, oh, sto facendo la maleducata, che cosa voleva? Ma se continuassi a inseguirla, staresti rincorrendo un'interazione non desiderata. Ok, sì, Ok, ha senso, ha senso. sì. Scusate ragazze, potete indicarmi la strada per Covent Garden? È lì. La metro. È lì. Ok, siete di queste parti? No, scusa. Ok. Ma che informazioni abbiamo adesso con cui giocare? Avevano un accento russo o qualcosa del Esatto, genere. ci siamo arrivati. Per questo le ho chiesto tipo da dove venite, ma poi lei... No, non da dove venite. Da quale parte della Russia venite? Dalla Russia, siamo di qui. Ah, ok. Ti dà un'informazione con cui giocare, ti dà qualcosa a cui collegarti. Scusami, volevo solo venire a dirti che ti ho vista dall'altra parte della strada e ti ho trovata davvero carina. Ok. È come se le stessi chiudendo qui dentro. Sono finiti in un dannato cespuglio. Sì, sì. Quindi, se ti trovi in una situazione del genere, inizi a parlare, poi fai un passo indietro. Dai loro un po' di spazio per Ok. respirare. Cavoli, vi assicuro che non è per niente facile anche solo assistere a tutti quei no. Da fuori potrebbero sembrare una sconfitta dietro l'altra, ma parlando con Sid capisco che per lui invece restare lì, continuare a provarci e non scappare dal disagio è già una grandissima vittoria. Ho avuto un paio di appuntamenti, ma non sono andati bene perché la maggior parte delle volte la ragazza se ne andava dopo un'ora circa. Dopo 2 ore circa, perché non le stava piacendo davvero, forse perché io non mi proponevo nel modo giusto. Penso che dopo essermi affidato a lui o dopo aver aumentato la mia sicurezza, tutti i miei appuntamenti siano andati piuttosto bene. Sono durati 8 ore, 9 ore, pensavo che sarebbe stato solo un appuntamento di 3 ore, ma poi sono finito a casa sua a guardare Netflix e... Ah, davvero? Sì. Cosa stai cercando adesso? Divertimento? Una relazione oppure... Mi va bene qualunque piega prenda. Potenzialmente sto cercando qualcosa di duraturo e ovviamente sto uscendo con persone e le considero solo con quel fine. Ma allo stesso tempo, se nel frattempo ci fosse anche un po' di divertimento, non mi dispiacerebbe ovviamente. Non sono ancora andato a letto con una donna, ma spero che vada bene anche quello. Quanti anni hai adesso? Ho 27 anni. Come ci si sente a non aver mai... A essere rimasto escluso, sì. Fa un po' schifo, non ti mentirò. Ma alla fine, da dove ero a dove sono arrivato per quello che sono adesso, dal non aver mai avuto nemmeno un appuntamento in vita mia, ad andare a molti appuntamenti, almeno a baciare delle donne o comunque ad arrivare a una qualche forma di intimità, è un grande successo per una persona come me che non aveva mai avuto alcuna interazione con le donne in vita sua. Ovviamente alcune persone hanno più successo di me, ma magari loro hanno successo in alcune cose e non in altre, giusto? E io misuro il successo in base a ciò che realizzi nella tua vita e nei tuoi obiettivi, quindi se hai un obiettivo nella vita e lo raggiungi è lì che io considero una persona di successo. È importante dire che crescere senza sapere come approcciare succede molto più spesso di quanto pensiamo. Solo che quasi nessuno lo ammette. Mentre Sid mi ha stupito perché lo ha fatto con una grande sicurezza. Davanti a noi e anche ovviamente davanti a tutti voi ha scelto di esporsi con coraggio e di raccontare una sua fragilità. E lasciatemi dire che questo per me gli fa molto più onore di qualsiasi approccio per strada. Sid adesso però è un po' in tilt. Ha bisogno di una scossa e di un po' di fiducia. Di credere ancora che non è impossibile. E allora Johnny, da vero maestro, entra in scena per mostrargli che un giorno quella sicurezza potrebbe essere anche sua. Tu come ti chiami? Darcy. Darcy. Piacere di Piacere. conoscerti. Lucy. Darcy e Lucy. Sì. Siete su Insta? Sì. Ok. Ho messo anche quello di Darcy. Ok, va bene. Siamo pronti per una bella uscita di gruppo. Ecco qua. Sì. Sono impressionato, sono Sì? davvero colpito in Ti è realtà. piaciuto? Guarda questa, ti piace? Che ne pensi? Ah, è molto carina. È il tuo tipo di donna?
È un 5, giusto? Non sappiamo ancora niente di lei. Questa sembra davvero fatta apposta. Siamo a Piccadilly Circus. Il terreno di gioco preferito di Johnny e proprio al centro della piazza c'è una statua che tutti scambiano per Cupido. In realtà però è il dio greco dell'amore corrisposto. Johnny però ha la sua personalissima interpretazione. È il dio greco dell'amore, della procreazione e del desiderio. Non lo so, magari un giorno lo sostituiranno con me. La lezione sta per finire. Sid è un po' stanco, si vede. Ma Johnny non ha ancora mollato. Per lui Sid ce la può fare. Gli manca solo una cosa: riprovare. Mi piacciono i tuoi capelli rosa. Grazie. Quando finisci di lavorare? Alle 16. Che fai dopo? Vado a... Dove vai? Torno a casa. Ah, torni a casa, va bene. È stato bello parlare con te, mi è piaciuta molto la tua energia. C'è un modo per sentirci dopo il tuo turno, magari uno di questi giorni? No. Ok, nessun problema, grazie. Il problema è stato dire c'è un modo, c'è qualche modo. Lei potrebbe dire di no, Ok. ok? Quindi, ovviamente, dipende completamente da loro dire di no, in ogni caso. Ma in termini di linguaggio non è il modo più forte per impostarlo, ok? Ok. Quindi sarebbe meglio dire qual è il modo migliore per restare in contatto? Oppure sei su Instagram? Ok, Instagram è un po' più leggero. Sì. Sì? Siete turisti o vivete qui? Viviamo qui. Oh, vivete qui, che lavoro fate? Ci stiamo laureando e stiamo per partire. Oh, wow, fantastico. Quindi lavorate qui in zona oppure di cosa vi occupate? Lavoriamo nei media. Media? Molto bello. Bene, ok, comunque io devo andare. Qual è il modo migliore per risentirci più tardi? Tipo Instagram, WhatsApp, qualcosa del genere? Sì, possiamo scambiarci i numeri. Davvero? Ok. Ce l'ho fatta. Dico che ce l'ho fatta. È come se la tua attività andasse piuttosto male. Hai un problema di vendite, giusto? Hai un problema di contatti. Non hai abbastanza contatti che entrano nel sistema. Quindi più contatti abbiamo su cui lavorare, più alta è la possibilità di convertire. Questa adesso è la nostra fonte di contatti. Sì. Capite? Ben fatto, amico. Ce l'ha fatta! Alla fine ce l'ha fatta! Ma questo piccolo successo per Johnny è solo il frutto delle tecniche che insegna nel suo corso più famoso. 7 Days and 7 Nights è il nostro programma di punta. È un'esperienza immersiva. Perché molti uomini semplicemente non hanno fatto abbastanza pratica, non si sono esposti. Molti uomini pensano di avere un problema di fiducia in se stessi, ma non è così, hanno un problema di esposizione. Se esci 7 giorni e 7 notti e parli con delle donne in ogni tipo di situazione, galleria d'arte, musei per strada, caffetterie, bar, ristoranti, hotel, avrai un incredibile bagaglio di esperienze. Di solito una persona arriverebbe ad approcciare circa 100 donne. La maggior parte non lo fa in una vita. E quanto può costare per uno studente il tuo corso 7 Days, 7 Nights? 12.000. Si parte da 12.000 euro. Sì, sì. Oh, una cifra importante, eh? Però c'è da dire che sono considerati anche dei corsi di elite. Eppure negli anni ho capito che non è una questione di quanto guadagni, ma come gestisci ciò che metti da parte. Infatti io ho deciso di investire i miei risparmi con Scalable. Adesso vi spiego meglio come funziona. Per anni ho pensato, meglio non rischiare. Li tengo lì, fermi in banca. Poi ho capito che tra inflazione e interessi nulli della banca li stavo lasciando perdere valore ogni giorno. E allora ho cambiato approccio. Ho iniziato a usare Scalable e ho impostato un piano semplice. Niente stress o grafici incomprensibili. Ogni mese in automatico metto da parte una cifra e la investo in ETF. Così con un solo clic distribuisco i miei risparmi su migliaia di aziende in tutto il mondo. E non solo, perché con Scalable guadagno anche interessi sui soldi che non mi sento di investire e voglio solo mettere da parte. E questa oggi è esattamente la mia strategia. Per avere la libertà un domani di continuare a viaggiare o semplicemente di potermi fermare e godermi la mia felicità. Tutto quello che vi serve per iniziare lo trovate nel link in descrizione o scansionando questo QR code. E adesso torniamo alla nostra avventura. La sessione con Sid finisce qui, ma per Johnny è solo l'inizio. È considerato il migliore perché ogni suo cliente è seguito da un team di esperti che lavorano su ogni dettaglio. Postura, voce, immagine, foto, vestiti e persino l'arredamento della tua casa.
L'idea dietro questo concetto è molto semplice. Cambiare tutto per cambiare il risultato. Stiamo andando a incontrare Dale, lo stylist del team. Ok. Lavora con noi da anni, crea trasformazioni a dir poco incredibili. Non vedo l'ora che tu lo conosca. Quindi tutti i tuoi clienti fanno la sessione di styling con Dale? Non tutti, solo se pensiamo che possa farli avanzare. L'aspetto conta. Hai ragione. Alla fine. E le persone giudicano molto in fretta. E sai una cosa, se dimostri di saper mettere insieme il tutto, è più facile che la conversazione inizi. È il linguaggio che le donne capiscono. Una volta che capisci il linguaggio visivo, puoi rispecchiare quello che vuoi attirare. Quale diresti che sia la frase perfetta per approcciare? Penso che in realtà la più grande rovina per gli uomini sia pensare troppo a quale sia la cosa magica da dire, quando in realtà, se fai le domande giuste, le donne ti danno tutto il materiale di cui puoi parlare. Dobbiamo solo saper ascoltare meglio. Per me lo styling significa prendere l'iniziativa e diventare il punto di riferimento, lo dico a tutti i miei clienti. Di solito lavoriamo con una mood board già pronta, ok. con una serie di domande sul tuo stile di vita sociale, che film guardi, che musica ascolti, ok? Qual è la tua stagione preferita dell'anno? Che profumi ti piacciono, agrumati, speziati, cosa, quali? Perché tutte queste cose definiscono il tuo portamento quando poi indossi davvero un capo. Come ti sta addosso? Sei tu a indossare il capo o è il capo che indossa te? È tutta questione di ritmo, di armonia. Sei un ragazzo piuttosto bello, hai quel non so che italiano, hai i capelli ricci. Potresti fare una cosa un po' da mafioso, non lo so, quelle righe sono un po' troppo larghe. Io andrei su qualcosa di un po' più sottile, ma penso che un bel completo gessato funzionerebbe per questo genere di cosa. Sembra veramente di stare in uno di quei film in cui il protagonista cambia completamente look e diventa un'altra persona. Beh, mettiamola così. Dire che mi sentissi a mio agio dentro quell'abito sarebbe un po' una bugia. Ma chi sono io per contraddire il re dello stile? Cos'è cambiato adesso? Beh, adesso ti ha dato uno scopo, no? Prima ancora di aprire bocca e vedere una ragazza al tavolo, lei ti ha già valutato, chiaro? Tutta la tua postura diventa diversa, ti elevi. È una mossa di potere. Lo stile è potere. E dopo aver imparato più o meno a fare una buona prima impressione dal vivo, Johnny vuole insegnarmi come farla anche online, attraverso una lezione di posa per foto. Come stare davanti a una camera, come posare, come trasmettere qualcosa, ma senza dire una parola. Perché ormai, come dice Johnny, non basta essere, devi anche saperlo mostrare. Non dobbiamo pensare di essere in studio, ma la situazione sociale. Esce la fotocamera, acceniamo un sorriso. Quella foto adesso vive da qualche parte, giusto? Sui social. Diventa parte del modo in cui ti presenti al mondo intero. Quindi cosa stiamo pensando quando esce quella fotocamera? Quindi devi pensare, bene, cosa voglio trasmettere? Magari puoi pensare a qualcosa di un po' malizioso. Ok. Capisci? Tipo flirtare con la Sì, camera. flirta con la fotocamera. Tipo, guarda dentro l'obiettivo e fai, va bene, ok. E la cosa che devi visualizzare nella tua mente è la volta più incredibile in cui hai fatto sesso. Ah, ok. Inizi a pensarci e mentre inizi a pensarci... Funziona. Vedi? Funziona. Perché quello che pensi è quello che proietti. Ok. Quindi, tornando a noi e alla foto, quello che pensi è quello che proietti. Va bene. Ed è questo che il pubblico vede in te. Va bene, vediamo cosa esce. Ora gira la testa verso l'obiettivo. Vedi, devi sembrare uno alla mano. Devi cercare il contatto visivo con l'obiettivo, sorridere ed essere abbordabile. Ok. Gira la testa verso la camera. Gira il corpo verso la tua sinistra, per favore. Ottimo, grazie. Ho perso il conto di quante volte negli anni ho camminato per questa strada con i clienti. Ecco perché Londra è la capitale mondiale del dating. Qui c'è una densità incredibile. Già. Abbiamo circa 8-9 milioni di persone, giusto? Ci sono un sacco di nazionalità diverse. Qualunque gusto tu abbia, puoi trovarlo nel menu. Immagino che tu non usi le app di incontri, no? Senti, le app di incontri sono una delle strade percorribili, ok? Sappiamo che queste app funzionano davvero solo per il 20% delle persone. E quel 20% è composto da persone che capiscono realmente l'immagine, il branding e come comunicare il proprio status. Per molti di noi, quello è ancora un terreno sconosciuto.
È molto più facile approcciare la stessa ragazza in un bar o per strada in questo modo, piuttosto che sperare di essere scelto su un'app. La tua autostima e la tua sicurezza non dovrebbero essere misurate da un gioco progettato contro di te. Ti dà molta più sicurezza uscire e avere il coraggio di dare a qualcuno quell'esperienza da film. Devi ricordarti che è una storia che continueranno a raccontare alle amiche. Oh, come vi siete conosciuti? Beh, l'ho conosciuto su un'app. Oh, bello. Come vi siete conosciuti? Sai, sono uscita un attimo dall'ufficio per prendere un caffè. Questo ragazzo è spuntato dal nulla, mi ha detto quanto ero bella e da allora stiamo insieme. E adesso tutte le ragazze pensano: io voglio quella storia. Stronza. Già, chissà quante connessioni perdiamo ogni giorno. Quanti sguardi, quante connessioni possibili non facciamo solo perché abbiamo paura. Paura di sembrare un po' strani, di sbagliare o di essere rifiutati. E allora scegliamo la strada più sicura, quella dietro uno schermo, dove puoi pensarci troppo e dove puoi sparire quando vuoi. E forse su questo Johnny ha davvero ragione. L'ultimo capitolo di questo viaggio dentro il mondo della seduzione è a casa sua, la tana del maestro, il posto dove idealmente dovrebbe finire il corteggiamento. Pensate che è stata progettata da un architetto del suo team per influenzare inconsciamente le scelte dell'ospite. E che cosa vedi in quel quadro tu? È una domanda a trabocchetto qualsiasi cosa io dica. Potrebbero essere anche le 3 fasi della serata. Giusto. Ci si può giocare. Mi sento un po' come un insetto nella ragnatela del ragno adesso. Sì, stavo parlando con una vecchia conoscenza. Ci stavamo aggiornando. E lei fa: no, Joy, non vengo nella tua caverna. La capisco. Sì, capisco. Già. Io ho pensato, ci sta. Lì puoi perdere un sacco di tempo. Quello che più di tutto mi ha mantenuto su questa strada così a lungo è la gioia che provo nel vedere le persone sbloccarsi. Continuare quel circolo virtuoso di vedere cosa riescono a fare le persone con il lavoro che abbiamo fatto insieme. I matrimoni, le relazioni a lungo termine, i miglioramenti nelle relazioni che hanno con le persone. E penso che questa sia una regola universale. Aiutare il prossimo dovrebbe essere semplicemente qualcosa che facciamo. Direi che il modo più rapido per provare felicità è rendere felice qualcun altro. Non per compiacere gli altri, ma semplicemente come puoi far crescere qualcuno. Cosa rende un uomo felice? Quando gli uomini vengono da me, e questo è il malinteso che forse c'è sul lavoro che faccio, forse la gente pensa tipo: ok, lui aiuta gli uomini a scopare. Ci sono modi più economici. Gli uomini non vengono da me per scopare, ok? Ok? Vengono perché cercano compagnia. Sono arrivati a un punto della loro vita in cui vogliono condividere le proprie esperienze di vita con qualcuno. E questo ovviamente dà molta gioia. Gli uomini cercano la felicità in quella direzione. E nella società sono successe cose che hanno reso tutto questo un po' più difficile. C'è una certa confusione nella società, ma posso dire con certezza che è questo ciò che cercano gli uomini quando vengono da me. Ti sei mai sentito un po' solo nel dare tutte queste energie e tutto questo tempo agli altri affinché trovassero una persona a conquistare? È una domanda difficile a cui rispondere perché mi dà molta gioia, sai. Direi che per via di questa scelta probabilmente ho sacrificato le mie relazioni personali perché provo più amore per il lavoro. E se mi fossi tirato fuori da tutto questo un po' di tempo fa, allora probabilmente avrei avuto relazioni a lungo termine più sane, direi. Alla fine forse questo reportage non parlava davvero di seduzione. Parlava di solitudine. La solitudine di chi non sa come avvicinarsi, di chi vorrebbe essere amato ma ha paura di provarci, e di chi si sente un po' indietro, un po' sbagliato e quasi fuori tempo. Ma poi c'è Johnny, un uomo che ha costruito un'intera vita insegnando agli altri a connettersi, a sentirsi più forti, più desiderabili e forse più felici.
ma aiutare gli altri a trovare la felicità a volte significa sacrificare pezzi della propria. E in fondo credo che questo sia proprio il paradosso più umano di questa storia, che passiamo tutta la vita a cercare il modo giusto per piacere agli altri, quando forse il vero punto è molto più semplice, però un po' più difficile. Trovare qualcuno con cui non dobbiamo fingere di essere migliori, qualcuno davanti a cui possiamo finalmente abbassare la guardia e sentirci anche solo per un istante meno soli.